Bikers, bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video richiesta, me l'avete chiesto proprio voi. Prima di iniziare ti chiedo di sostenere il canale mettendomi un bel like, iscrivendoti e attivando la campanella, mi raccomando. Ebbene sì, l'argomento di oggi è un argomento che mi avete chiesto più e più volte, ovvero di andare a darvi qualche consiglio sui punti da seguire, quindi sull'iter da seguire quando ci si approccia per la prima volta allo strumento armonica. Quindi in questo video ti voglio dare 10 consigli, 10 step da seguire a parer mio in maniera graduale per andare ad affrontare in maniera sensata lo studio dell'armonica. Perché in maniera sensata? Perché come in tutte le cose ci sono degli step da seguire. Infatti è molto facile perdersi magari affrontando diversi argomenti, e quando andiamo online ci sono miliardi di video che vanno a trattare di diversi argomenti, però magari alcuni video alle spalle necessitano di alcune conoscenze che non abbiamo, e quindi magari uno prova a fare una determinata cosa, ma non ci riesco per forza, perché alle spalle non hai gli elementi, non hai proprio i mezzi per poter riuscire a fare quell'effetto, quel leak o quant'altro. Quindi mi sento di darti questi 10 consigli, 10 step, 10 piccoli passaggi da seguire durante lo studio dell'armonica. Primo step in assoluto: avere voglia di imparare e mettersi nella capoccia che bisogna essere costanti, quindi avere un'idea di perseveranza dell'obiettivo, di andare proprio a capire che comunque l'armonica non è un giocattolo, ma è uno strumento come tutti gli altri, quindi necessita del suo tempo, necessita di ore di studio per arrivare a dei risultati concreti. Quindi se partiamo già con l'idea ma sì, basta soffiarci dentro qualcosa farò, hai già sbagliato in partenza. Mettiti invece nell'ottica che per ottenere dei risultati devi andare in maniera graduale a lavorare su diversi obiettivi, mi raccomando. Secondo punto: l'armonica è uno strumento a fiato. Quindi cosa vuol dire strumento a fiato? Vuol dire che dobbiamo andare a lavorare con l'aria, infatti l'aria è il nostro elemento principale. A maggior ragione dobbiamo andare a lavorare con l'aria sia in entrata sia in uscita, perché l'armonica emette dei suoni, forma dei suoni sia quando soffiamo sia quando aspiriamo. Quindi prima cosa in assoluto ti consiglio di andare a controllare la tua respirazione, andare a vedere la tua respirazione diaframmatica, quindi andiamo a respirare in maniera bassa, non in maniera alta, quindi questa respirazione alta che ti va a riempire i polmoni nella parte superiore, cancellala, sempre respirazione bassa, mano sulla pancia, andiamo proprio a sentire il muscolo diaframmatico come lavora quando l'aria entra e quando l'aria esce. Ti lascio anche qua un link per la respirazione, mi raccomando, l'aria è fondamentale. Terzo step: comincio a giocare con un po' di chugging, magari comincio a soffiare, ad aspirare sui primi fori dell'armonica, quindi con un'imboccatura bella larga, e vado a sentire il suono che si produce. Una volta che riconosco gli accordi che si vengono a formare o comunque faccio amicizia con questo suono, comincio in maniera molto semplice ad alternare accordi aspirati con accordi soffiati e a cominciare a fare qualche piccolo chugging, qualche piccolo accompagnamento per prendere, ma proprio toccare con mano la ritmica magari di qualche groove e cominciare a muovere i primi passi. Quindi comincia a fare qualche piccolo chugging che serve anche alla tua armonica, se è nuova, ad andare a strecciare bene le ance, mi raccomando. Quarto elemento: ti consiglio di andare a curare, una volta che hai capito come andare a respirare attraverso lo strumento, di andare a curare proprio gli ingredienti del suono e quindi andare ad avere un'imboccatura in pucker più funzionale, quindi andare a chiudere dall'accordo sulla singola nota e andare a capire come far suonare bene questa singola nota. Inoltre ti consiglio anche di studiare molto bene la tecnica della chiusura della handcap, quindi la formazione della coppa, unita al fatto di respirare bene, all'attacco del suono, a tutti gli ingredienti del suono che rendono la singola nota davvero bella, ricca di armonici, che suoni bene, pulita. Quindi vai a lavorare sul singolo foro, che è fondamentale.
Quinto elemento, una volta che ho il singolo foro vado ad allenarmi sulle scale. Comincio ovviamente ad allenarmi su tutti i fori della mia armonica, andando proprio a capire che tipo di nota viene generata, e comincio ad allenarmi sulla scala maggiore. Magari comincia a formarti la tua scala maggiore nell'ottava centrale dello strumento, dove non si necessitano di bending per andare a completare la scala, quindi nell'ottava centrale abbiamo una scala maggiore completa. Ecco, magari comincia ad allenarti su questa, su e giù, in modo tale da avere ben padronanza della scala e di conseguenza anche del singolo foro. Per la scala maggiore ti lascio qua un link. Sesto consiglio, ovviamente dalla scala maggiore poi andremo a fare altre scale, ma ti accorgerai che per fare altre scale, ad esempio una scala blues, necessiti per forza della conoscenza di altre tecniche, come ad esempio il bending. Quindi il mio sesto passaggio è quello di andare a studiare le tecniche sullo strumento, che non vuol dire solo la tecnica del bending, che è fondamentale, ma anche altre tecniche. Magari una tecnica che riguarda il suono, potrebbero essere gli effetti che si vanno a creare sull'armonica, quindi le grace note, i trilli, il wah, tutto quello che concerne la sonorità delle coppe. Quindi andare proprio a sviscerare l'argomento suoni ed effetti e tecniche sullo strumento, in modo tale da andare ad ampliare il tuo pacchetto di note tramite la tecnica del bending e andare a colorare sempre di più il tuo suono tramite i tantissimi effetti che si possono generare con l'armonica. Settimo consiglio, dopo aver studiato gli effetti, quindi trillo, tone blocking, bending, tutto quello che concerne la tecnica sullo strumento, vai a costruirti un tuo repertorio, ovvero ascolta tantissima musica del genere che ti piace di più, blues, rock and roll, swing, quello che vuoi, ma comincia ad ascoltare altri armonicisti, comincia a cercare di capire cosa viene usato e dove, e con carta e penna segnati un repertorio che ti piacerebbe un domani suonare, in modo tale da creare una routine di studio, una routine d'ascolto sui brani che ti piacciono, che poi diventeranno pian pianino delle routine di studio e poi diventeranno i tuoi cavalli di battaglia. Quindi potrai proporle in serate o comunque fare un libro in cui hai un repertorio di studio. Quindi vatti a creare un repertorio che è fondamentale, anche questo è tutto fondamentale. Ottavo consiglio, non ho più dita a disposizione fra un po', l'ottavo consiglio è quello di studiare la teoria. È molto e se non hai capito, molto importante conoscere la teoria sullo strumento. Perché? Perché l'armonica è diatonica, è uno strumento diatonico, quindi alle spalle bisogna avere delle conoscenze di teoria musicale per andare ad usarla ovviamente al massimo delle sue potenzialità. Bisogna avere alle spalle una teoria, non dico gigantesca, però le nozioni base di come si utilizzano le scale, cosa sono le scale modali, che cos'è una scala maggiore, che cos'è una scala minore, una scala blues, come si forma, tutto questo bagaglio di teoria lo devi comunque pian pianino andare a scoprire, andare a conoscere. Perché? Perché ti darà poi i mezzi per andare a suonare in maniera sempre più consapevole e sempre meno casuale e meccanica su un brano. Quindi vado a riconoscere un brano, so riconoscere la tonalità, so che armonica scegliere, so come relazionarmi con le tonalità. La teoria, rockers, so che per tanti dicono no, teoria non serve a niente. La teoria invece serve, e serve tantissimo, ve lo posso assicurare. Studiate. Non lo consiglio, comincia a improvvisare, quindi non farti troppi problemi, mettiti in gioco subito. Come hai un po' di lick, un po' di groove a disposizione, comincia a metterli in pratica su basi diverse, magari trovandoti con un amico, ma comincia a improvvisare. Perché? Perché improvvisando sicuramente andrai a pescare fra le cose che sai, fra i lick che hai studiato, ma vedrai che anche strada facendo, suonando, magari anche con persone diverse, vengono fuori magicamente delle nuove
nuove frasi che poi ti possono piacere, possono far parte del tuo linguaggio, perché quando stiamo improvvisando stiamo creando un linguaggio, stiamo dialogando con altri musicisti, quindi improvvisare con l'armonica è fondamentale. Vai a sentire che suoni produci, cerca di memorizzarli e cerca di metterli in opera in base a quello che la nostra base o chi sta suonando per noi ci sta suggerendo. La musica vi parla e voi dovete rispondere con l'improvvisazione. 10° consiglio ed ultimo: una volta che ho bene o male capito come mettere una frase, come studiare un lick, come sono i suoni, come sono gli effetti, insomma, quando ho padronanza dello strumento, alt, fermi tutti, torno indietro a gambero, vado a rivedermi i lick, vado a rivedermi i groove e li modello sulle mie esigenze e sul mio stile. Andare a copiare a papera quello che fa un'altra persona ha senso fino a un certo punto, nel senso che potrebbe essere utile, anzi è sicuramente utile per apprendere nuovi fraseggi, ma poi il fine ultimo è quello di crearvi il vostro stile, quindi tutti gli armonicisti devono essere liberi, e questo lo sosterrò sempre, di suonare secondo il proprio stile. Non c'è un modo giusto o un modo sbagliato di suonare l'armonica, non c'è un genere giusto o un genere sbagliato. L'armonica è uno strumento completo a 360 gradi e ogni armonicista, una volta completato il suo percorso, che vi assicuro non si completerà mai perché ci sarà sempre da studiare, deve andare a crearsi il suo stile. Quindi rockers, createvi il vostro stile, questa cosa sarà la vostra firma. Cosa ne pensi di questi 10 consigli? Fammelo sapere nei commenti, scrivi tutto, anzi fammi sapere se già hai seguito qualche consiglio e magari se li hai seguiti in questo ordine, oppure se hai altri consigli da dare, non ti preoccupare, scrivi, ti risponderò il prima possibile. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, attiva la campanella e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime pubblicazioni. Ti invito inoltre a fare un salto sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai aggiornato anche via mail sul magnifico mondo della 10 Fuori. Se poi vorrai prendere una lezione online con me oppure andare a vedere il videocorso, potrai fare tutto direttamente dal mio sito. Ti invito inoltre ad unirti alla nostra famiglia Telegram Lucignolo Academy, dove pubblicherò contenuti extra, sondaggi, curiosità, insomma un po' di materiale in più anche sulla Lucignolo Academy. Per quanto ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Ciao!